Ciao a tutti amiche e amici e bentornati nella nostra casa. Oggi Arianna ci vuole stupire, vi vuole stupire andando a presentare due ricette, una bella sfida, statela bene ad ascoltare. Cosa ci prepari oggi di buono? Una sfida tra focacce, una focaccia barese, la ricetta me l'ha insegnata la mia mamma, e mentre invece andremo un po' più a nord, una focaccia genovese, tutte e due un prodotto buonissimo di cui siamo tutti golosi e cosa dire? E io non vedo l'ora che sono pronte perché me le voglio mangiare. Lo sapete che io penso solo a mangiare, come sempre. E io cucino. Esatto, se è la prima volta che capitate sul nostro canale, siamo Ivan e Arianna, io sono più o meno inutile, non fate caso a me, ma lei state ad ascoltare perché è una cuoca eccezionale, quindi se volete imparare ricette facili, veloci e gustose, state a sentirla e cominciate subito andando ad iscrivervi e attivando la campanella, così metà del lavoro lo avete già fatto. Che altro dire? Niente, sigla! Cuciniamo! Cominciamo dalla focaccia pugliese. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro rimacinata, farina tipo 0, acqua, lievito, sale, origano, olio, 2 patate, olive e pomodorini. Pare che stai suonando la batteria. Molte meno. Il segreto di questa ricetta è la patata. In questo caso io ho scelto di utilizzare 2 patate medie, le andremo a sbucciare e bollentare in acqua bollente. Una volta cotte le andremo a schiacciare con una forchetta o con lo schiacciapatate. Le andremo a mettere da parte perché serviranno nell'impasto della nostra focaccia. È giunta l'ora di impastare. Io adoro mettere le mani in pasta. Solo che oggi ho deciso di usare la mia fedelissima planetaria, altrimenti potete farlo benissimo a mano. Partiamo dalle farine. Mettiamo la farina tipo 0 dentro la nostra bella planetaria. In alternativa in una ciotola. Ce la puoi fare! In alternativa in una ciotola capiente mettiamo tutte le nostre farine. Il lievito, una bustina di lievito. Io ho usato quello per pizza bella alta, anche perché la focaccia pugliese, come sappiamo, almeno io lo so, viene bella alta. Gli diamo un po' di corpo. Lievito. Ora chiudiamo la planetaria e facciamo mescolare bene le farine con il lievito. Magari se accendiamo lo spinotto va. E ci sono rimasta malissimo. Ora andiamo a versare un po' di acqua e un cucchiaio di patata. Un po' di acqua e un cucchiaio di patata finché non si esauriscono gli ingredienti. Facciamo amalgamare bene il tutto finché il nostro composto non risulti né troppo liquido né troppo duro. Deve avere una consistenza molle. Quando l'impasto ha raggiunto la consistenza desiderata, andiamo a mettere il sale e l'olio. Perché il sale in questo momento e non all'inizio con tutte le polveri? Perché il sale non deve entrare in contatto con il nostro lievito, altrimenti non lievita. No. Quindi mettiamo il sale. Incorporato il sale, ultimo tocco l'olio. Facciamo lavorare nella planetaria ancora per 5 minuti. Finita la lavorazione la lasciamo riposare per 15 minuti nella sua ciotola. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta e la andiamo a lavorare per bene. Poi facciamo un'incisione a croce sopra, la copriamo con un canovaccio e la lasciamo riposare per circa 2 ore in un luogo asciutto e caldo. Come potete vedere, la nostra pasta ha lievitato più del doppio del suo volume. Per capire se avete fatto un buon lavoro, dovete vedere se sono formate delle bollicine tutte intorno. Vedete qua intorno e anche sulla superficie. Guardate qua le bolle sulla superficie, guardate qua che bella bolla. Ecco. Per 500 g di farina utilizzeremo una teglia di 30 cm di diametro dai bordi piuttosto alti. Andremo a ungere la nostra teglia e ci verseremo sopra il nostro impasto.
stiamo qui, sto qui così No, perennemente. in genere mi dai via. Mettiamo da parte la nostra teglia con la focaccia e ci occupiamo del condimento. Andiamo a tagliare i pomodorini a metà. Le olive sono già denocciolate e poi faccio l'origano. Tagliamo i pomodorini. Direttamente nella ciotola andiamo a condire i nostri pomodorini. Mettiamo un po' di sale, un pochino di pepe, un po' di olio, e un pizzico del nostro origano. Giriamo bene i nostri pomodori di modo che si condiscono bene tutti quanti e ora sono pronti per andare a metterli sopra la nostra focaccia. Andiamo a condire la nostra focaccia barese, mettiamo i pomodorini, li facciamo proprio immergere nella pasta, sprofondare nella pasta. Negli spazi che sono rimasti vuoti andiamo a mettere le nostre olive. Io ho scelto olive nere, olive verdi, già denocciolate. Una bella spruzzata di origano, così. E per ultimo un filo di olio in superficie. Abbiamo condito la nostra focaccia barese con pomodorini, olive, origano e olio. Intanto la lasciamo riposare qui per 15-20 minuti e ci preoccupiamo del forno. Lo accendiamo a 220 gradi statico, dopodiché inseriremo la nostra focaccia che dovrà cuocere per 20 minuti a 220 gradi e poi a 160 gradi per 6-7 minuti. Sulla crosta dovrà risultare bella cotta e dorata. Andiamo a infornare la nostra focaccia nella parte centrale del nostro forno perché, essendo statico, così si cuocerà bene sia sotto che sopra. Andiamo a infornarla e poi ce la mangiamo, vero? Mi raccomando, ricordiamoci di abbassare il forno a 160 gradi, altrimenti si brucia. Abbiamo sfornato la nostra focaccia, adesso la andiamo ad adagiare su una grata, in modo che così passa bene l'aria sotto e si raffredda e non rimane molle. La focaccia barese è pronta e adesso facciamo un po' di chilometri verso il nord e approdiamo a Genova per la nostra focaccia genovese. Gli ingredienti sono semplici e pochi: farina, lievito, olio, sale, un pizzico di zucchero e la nostra acqua. Andiamo a impastare subito. Cominciamo con il nostro impasto per la nostra focaccia genovese. Partiamo dall'acqua. L'acqua, mi raccomando, dovrà essere a temperatura ambiente d'estate, quindi sui 30 gradi, però d'inverno la scaldiamo un po'. Io l'ho misurata e siamo sui 30 gradi. Olio extravergine di oliva, sale e io ho messo un cucchiaino di zucchero. In alternativa potete usare un cucchiaino di miele oppure il malto. Ora mettiamo la farina, metà della farina, mi raccomando. Andiamo a impastarla con la nostra planetaria. Potete farlo anche a mano, però secondo me con la planetaria viene meglio. Ma al solito Ivan non mi ha acceso la spia della luce, che come al solito se no non parte. Grazie Ivan. La farina si è incorporata e adesso è ora del lievito. Il lievito lo aggiungiamo solo ora perché non deve entrare in contatto con il sale, altrimenti la lievitazione si rovina. Una volta che si è assorbito il lievito, andiamo a mettere poco alla volta tutto il rimanente della nostra farina e lasciamo impastare per 15 minuti. Tiriamo fuori la nostra pasta dalla ciotola e la lasciamo riposare su un'assa di legno. La stendiamo un pochino e la copriamo con un canovaccio e la lasciamo riposare per 15 minuti. Mi raccomando, i tempi di lievitazione sono fondamentali in questa ricetta, rispettiamoli. Ungiamo la nostra teglia sul centro, mettiamo un po' di olio abbondante
e andiamo a scoprire la nostra pasta. Andiamo a vedere com'è. Oh, guarda che carina! Ora la andiamo a lavorare a piega, cioè guardate, apriamo un attimo e gli facciamo una piega. Questo perché? Perché gli diamo un po' di forza e poi con le mani andiamo a schiacciarla un po', a schiaffeggiarla proprio. È bellissimo. Prendiamo la nostra pasta e la andiamo a mettere al centro della teglia dove c'è l'olio e poi la rigiriamo subito, così di modo che si olia bene sia sopra che sotto. Questo per far sì che cosa? Che durante la lievitazione non si viene a formare la crosta e rimarrà sempre bella umida. È ora di far lievitare la pasta. La faremo lievitare in forno perché deve stare in un luogo chiuso, non deve prendere aria. Il nostro forno ha la funzionalità della lievitazione. Molti forni moderni ce l'hanno. Se il vostro forno non ha questa funzionalità, potete farla lievitare a forno spento con la luce accesa, di modo che la temperatura rimarrà costante per tutto il tempo della lievitazione. Ora la facciamo lievitare per un'ora. Passata l'ora di lievitazione, ora andiamo a stendere la nostra pasta. Mi raccomando, non tiriamola, ma schiacciamola con le dita. Guardate come faccio. Stesa la pasta, andiamo a cospargerla di sale. Questo perché? Perché non si deve formare la crosticina sulla superficie. Una volta messo il sale, la lasciamo lievitare per altri 30 minuti. Passati i 15 minuti. Passati i 30 minuti, 40 minuti della nostra lievitazione, un segreto di questa focaccia: andiamo a cospargerla con un po' di acqua tiepida, la buttiamo proprio sopra qui, un po' di olio, andiamo a cospargere bene l'acqua e il lievito un po' ovunque. Una volta che le abbiamo fatte andare ovunque, andiamo a fare dei buchi profondi, che è la cosa caratteristica della focaccia genovese. Guardate che belle bolle che sta facendo. Dobbiamo far andare l'acqua in tutti i buchi. Ora che abbiamo fatto tutti i buchi alla nostra focaccia, andiamo a mettere le olive. Io ho scelto un po' di olive. Mi raccomando, gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente, altrimenti fermiamo la lievitazione. Potete scegliere però anche di, non so, mettere pomodorini, cipolle, quello che vi piace di più. Infiliamo le vele nei buchi. Ultima lievitazione. Dovrà lievitare a temperatura ambiente per un'altra oretta e dopo la inforneremo. La nostra focaccia ha lievitato, dovete vedere che bella, è tutta bella morbida, è pronta per andare in forno. No vabbè, facciamo rumore qua, no? Perfetto. Vabbè. Dicevamo, è pronta per andare in forno a 220 gradi per 15-20 minuti. Andiamo a infornare. Finalmente la nostra focaccia è cotta, la andiamo a trasferire su una griglia di modo che si raffreddi sotto e non si ammolli. Perfetto, guardate che bella. Ora, ultimo tocco finale, intanto assaggio la briciola. Mettiamo un po' di olio e lo andiamo a spennellare. Ivan, secondo te chi è che vince? Ma chi se ne frega, vince la mia panza. Vince la mia panza perché me le mangerò entrambe. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Volevi aggiungere qualcosa? Volevo ringraziarvi e spero di avervi insegnato qualcosa di nuovo oggi. Una grande sfida. Insegnato o non insegnato, l'importante è che mi hai nutrito. Noi ci vediamo sabato prossimo, mi raccomando, solite cose, lasciate qualche commento, qualche saluto e ci vediamo settimana prossima.
noi ci mangiamo la focaccia. Da quale incomincio? Io assaggio questa. Madonna santa, c'ho un'indecisione. Scoppia. Questa è morbida, soffice. Questa. Spettacolo. No, è proprio buona. Buon appetito.